Sono a Barcellona e qui è stato appena presentato Xiaomi 15 Ultra, il nuovo camera phone dell'azienda insieme a questo Xiaomi 15 di cui vedrete la recensione presto, quindi iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche per non perdervela, insieme a tanti altri prodotti, quindi seguiteci anche sui social, soprattutto su Instagram, trovate tutti i link in descrizione perché in tempo reale vi faremo vedere tutte le novità direttamente da questo lancio e da tutti gli altri lanci qui al Mobile World Congress, ma non perdiamoci in altre chiacchiere e iniziamo. A differenza di quello che vi dico sempre, vi prometto che questa sarà una bella recensione anche se non c'è l'unboxing perché ho lasciato la scatola di questo smartphone in Italia. Vi dico che all'interno c'è il cavetto USB-C e una cover trasparente che è utile, magari non bellissima per quello che potrebbe essere questo smartphone così nudo e crudo, ma appunto essendo trasparente potete ancora farla vedere. Quindi non indugiamo oltre, iniziamo a parlare di lui partendo proprio dal design. Partiamo allora dal design, lo vedete a fianco di Xiaomi 15, la cui recensione arriverà un po' più avanti. Mi sono concentrato per adesso su Ultra dal design secondo me riuscitissimo. A me questa doppia colorazione in stile fotocamera vintage mi fa impazzire. C'è il marchio Leica, qui c'è una scritta qui che sembra molto appunto stile vintage che riporta la scritta Ultra. Non è questa colorazione doppia l'unica colorazione disponibile, se vi piace qualcosa di più sobrio, mettiamola così. Ci sono delle alternative. Io personalmente se comprassi uno smartphone così lo preferirei così, ma è una preferenza personale. Questa parte qui è in metallo, questa parte qui è in eco pelle, entrambe queste parti non trattengono per niente le impronte, profilo in metallo. Questa parte qui dovrebbe essere in metallo in realtà, perché è molto un po' più morbida, quindi non so se sia verniciata superiormente, comunque è piacevole. Il blocco fotocamere è grosso, è sporgente, ha qui una zigrinatura molto raffinata, è pieno di piccoli dettagli, anche questo design qui che non va subito tagliente sul profilo, ma ha quest'altro profilo qui angolare, insomma mi piace moltissimo. Tasto di accensione bilanciere del volume, praticamente pulito sulla parte superiore, come anche sulla parte destra, mentre inferiormente abbiamo speaker, microfono, porta USB-C e carrellino della doppia nano SIM. Sul retro ci sono tutte le fotocamere, ci sono anche i microfoni aggiuntivi, ci sono anche dei sensori che ora non si vedono bene, anzi non si devono vedere perché sono nascosti qua sotto. Le dimensioni sono generose. 161,3, 75,3, 9,35 mm di spessore, 226 grammi di peso, quindi non è uno smartphone leggero, è uno smartphone dal peso, diciamo, coerente con le dimensioni. È uno smartphone grande e il peso va a ruota. È IP68, quindi resiste ad acqua e polvere, non è, ve lo dico, appunto uno smartphone per proprio tutti, perché le dimensioni non lo rendono proprio agevolissimo, soprattutto con questo blocco fotocamere così sporgente. L'unica cosa positiva è che quantomeno è simmetrico, quindi quando è poggiato su un piano non traballa troppo, però comunque se lo premete qua su, vedete, comunque va un po' a traballare come anche qui sui bordi, perché comunque è veramente imponente in termini proprio di spessore. Però, l'ho già detto che il design mi piace. E poi analizziamo la scheda tecnica, che è quella di un vero smartphone premium. Vi parlo di scheda tecnica, quindi metto lo smartphone un attimo qui da parte. Abbiamo il processore Snapdragon 8 Elite a 3 nanometri octa-core fino a 4.32 GHz con GPU Adreno 830, non mi ricordo, un lapsus di quale sia l'Adreno di questo Snapdragon, 16 GB di RAM. Questo che io sappia mi pare sia l'unico smartphone in commercio in Italia disponibile nella sola versione da 16 GB di RAM, tantissimi, tra l'altro LPDDR5X, quindi top della categoria, con 512 GB di memoria interna o addirittura 1 TB e sono memorie UFS 4.1. Sulla memoria, su questo smartphone, non c'è veramente nulla che gli si possa dire, ma anche sulla connettività, perché è 5G, è Wi-Fi 7 ed è il primo smartphone che io abbia mai provato con il Bluetooth 6.0. C'è il chip NFC, c'è il supporto eSIM, grazie perché qualche volta Xiaomi in passato ha fatto qualche scivolone, non c'è un emettitore infrarossi, non so a chi importi qualcosa, ma ve lo segnalo e vi segnalo che un po' in sordina, perché comunque questo è già stato lanciato in Asia, il lettore di impronte digitali, in realtà ho fatto questo gesto solo per mostrarvi che non era un lettore ottico, il lettore di impronte
contenuti digitali è ultrasonico ed è veramente velocissimo. Me ne sono accorto subito perché appunto nelle specifiche non era indicato, usandolo ho detto no, questo non può essere un lettore ottico, è troppo veloce e infatti è un lettore ultrasonico, velocissimo e precisissimo. Dal punto di vista di prestazioni, questo smartphone con questo processore spinge al massimo. Non è uno smartphone troppo parsimonioso in termini di prestazioni, predilige le prestazioni all'autonomia. Poi vi dirò, non è che abbia una cattiva autonomia, ma rispetto ad altri smartphone che ho provato con lo stesso processore, questo spinge qualcosina in più in favore appunto delle prestazioni piuttosto magari che del risparmio energetico. Sul display, ancora una volta, Xiaomi ha fatto le cose in grande, sia in termini di dimensioni, sia in termini di specifiche. Il display è un gigantesco pannello da 6.73 pollici con risoluzione 1.5K, o forse un 2K, perché sì, è 2K, 1440x3200 pixel, è un LTPO AMOLED, quindi con refresh rate variabile fra 1 e 120 Hz, è protetto da un vetro Xiaomi Shield 2.0, l'ultima versione, e dicono essere più robusto dei concorrenti. Ovviamente io non ho in questo momento modo di testarlo, magari aspetteremo che lo possa fare Jerry Rig Everything. Con un PWM dimming di 1920 Hz, supporta l'HDR10 e lo screen to body ratio è del 94%, tradotto in italiano è quasi tutto display sulla parte frontale. Io l'unica cosa che veramente gli potrei contestare è il fatto che lo schermo sia curvo su tutti e quattro i lati, anzi ancora una volta lo schermo sì, forse è appena curvo, ma in realtà è più il vetro a essere curvo piuttosto che il display. Ormai queste curvature iniziano a essere veramente impercettibili. È curvo anche il display, probabilmente riuscite un pochino qui a notarlo, però è veramente una curvatura ormai minima e sono curioso di sapere, fatemelo sapere nei commenti, quanti di voi ci sono ancora in giro che non apprezzano questo tipo di display, perché io ve l'ho sempre detto, a me personalmente piacciono. Lo schermo è super promosso. E vi parlo ora del software di Xiaomi 15 Ultra. Abbiamo dentro Android 15 aggiornato con l'ultima versione dell'interfaccia di Xiaomi, quindi la HyperOS 2.0.2. In questo caso con le patch di dicembre, ma questo è solo perché è una pre-produzione. Mi è stato detto che il giorno del lancio uscirà un aggiornamento che porterà le patch più avanti. Quanto a lungo verrà aggiornato? Verrà aggiornato per 4 nuove versioni di Android, quindi fino ad Android 19, e per 5 anni per quanto riguarda le patch di sicurezza, che è ok per uno smartphone premium, però diciamo che altri smartphone nella stessa fascia di prezzo garantiscono qualcosa in più. Allora, in questa nuova HyperOS 2 non ci sono tantissime novità, quelle che ci sono principalmente sul lato dell'intelligenza artificiale. In termini di funzioni generiche, qui abbiamo tra l'altro un menu adesso dedicato a tutte le funzioni di intelligenza artificiale, vi mostrerò magari un paio delle più interessanti. C'è la interconnettività fra dispositivi Xiaomi, che non è che garantisca chissà che cosa, però insomma Xiaomi la mette comunque. E poi abbiamo tanta personalizzazione con possibilità, tra le altre cose, di andare a mettere questi blocca schermo con questi effetti particolari. E poi vedete tra l'altro questa grafica che mi ricorda qualcosa, è un nuovo menu di scelta delle immagini per il blocco schermo, devo dire comunque molto ben fatto. Si può modificare tanto di questo smartphone, vi segnalo soltanto che è strana l'impostazione delle dimensioni, nel senso che impostando le dimensioni su standard, non mi ricordo come veniva definito, le icone, guardatele, sono un pochino piccole, ma non è una questione di icone piccole, è una questione di come sono arrangiate, di DPI. Anche toccando i DPI in realtà non ho trovato una soluzione che me lo rendesse davvero esteticamente appagante. Forse sì, potrei leggermente aumentare la dimensione delle icone, che vedete non è una differenza gigantesca, però esatto, vedete, non è che cambi la resa del display, che mi sembra sempre un po' troppo denso, però insomma questa è proprio una mia piccolezza. Le cose che si possono modificare sono tantissime, si possono cambiare anche gli effetti che fanno le notifiche quando arrivano sul display, ovviamente l'Always On Display, che per fortuna è un vero Always On Display, quindi si può attivare sempre. Mostra notifiche funziona e non funziona, nel senso che io ho notato che per esempio su Telegram a volte non trovo la notifica nel blocco schermo e poi invece c'è una volta che entro nel sistema. C'è qualche buggettino ancora che onestamente si può sistemare, si può levigare. Modalità ad una mano, cerca e cerchia la barra laterale che ci permette di aprire le app in finestra, possiamo ridimensionarle
possiamo mettere l'icona, possiamo poi recuperarla e sempre dalla barra laterale è possibile accedere anche agli strumenti video che vi permettono per esempio di migliorare la resa o anche proiettare o fare screenshot o attivare sottotitoli AI che adesso vi faccio vedere sulle app di riproduzione video. Vi faccio vedere i sottotitoli AI magari con un contenuto che abbia davvero del parlato. Funziona anche se il volume è basso, perché in questo caso prende proprio l'audio del sistema. Questa cosa, vedete che i sottotitoli si costruiscono mano a mano che si parli. Ovviamente è come funziona un sistema che non conosce il testo in anticipo, però non è facilissimo da seguire in certi casi. Fra tutte le funzioni di AI, questa secondo me non è quella migliore in assoluto. Cosa però invece mi è piaciuto, vi faccio vedere che qui, per esempio, se vado a tenere premuto in un campo di testo, si apre questo menu in cui io posso chiedergli di generarmi del testo, però posso anche andare a modificare quello che scrivo, quindi per esempio, no, non voglio scrivere qui, voglio scrivere il mio campo di testo, ciao a tutti, come va? Dopodiché seleziono il testo che voglio modificare e se premo sul simbolino dell'AI posso correggerlo, posso estenderlo, posso farlo più breve oppure posso riscriverlo in una di queste tipologie. Devo dire che è una delle interfacce di scrittura AI migliori, forse la più bella che io abbia incontrato, mi piace veramente tantissimo. C'è la trascrizione da voce a testo con l'intelligenza artificiale, c'è l'interprete, insomma ci sono delle funzionalità di AI, niente che non abbia mai visto in giro, questo però devo essere sincero. E ora dobbiamo ovviamente parlare delle fotocamere, quante cose da dire sulle fotocamere, intanto che sono tutte tecnologicamente notevolissime. La principale è una 50 megapixel da 1 pollice f1.63, poi abbiamo una 50 megapixel zoom 3x, una 50 megapixel grandangolare e una 200 megapixel zoom 4.3x, questa altissima risoluzione, l'avevamo già visto anche nella recensione del Vivo X200 Pro, permette poi di fare altro zoom ancora più spinto andando a ritagliare sul sensore principale. È un'idea geniale che ovviamente spero che tutti porteranno avanti. E poi abbiamo una fotocamera da 32 megapixel f2.0 frontale all'interno del foro sul display. Andiamo ad aprire l'interfaccia di scatto di Xiaomi, eccoci qua, velocissima. Il 2x ovviamente è una interpolazione della 1x, 3 e 4.3 sono fotocamere invece ottiche, così come la grandangolare. La macro si fa attraverso la grandangolare. Una cosa che ho notato, forse un po' la pecca, l'unica pecca, è che le macro ovviamente con la grandangolare vengono peggio, perché questo lo sappiamo su tutti gli smartphone. Se io lo disattivo, il punto di messa a fuoco della fotocamera principale è abbastanza lontano, vedete? E in più la messa a fuoco è solo centrale. Il sensore, essendo da 1 pollice, è molto grande e quindi a distanze così ravvicinate tende a avere la messa a fuoco solo sulla parte centrale. Se avete un soggetto più grande verrà sfocato un pochino sui bordi. Sulle macro ci sono degli smartphone quindi che fanno qualcosa meglio, ma c'è, se vogliamo, un trucco, ovvero utilizzare la fotocamera 3x per questa resa così, che secondo me è una ottima soluzione, migliore di quella di utilizzare la grandangolare per fare la macro. Per il resto vi faccio vedere, abbiamo qui video, ritratto e documenti e mi direte dove sono tutte le altre funzioni, sono state spostate qui in questo swipe laterale, mentre tappando da qui abbiamo le opzioni con cui giocare un po' e scegliere quindi di attivare la filigrana, di attivare la macro, eccetera, eccetera. Però tutte le modalità aggiuntive sono state spostate qui, ovviamente potete anche metterle in prima funzione se preferite. Come fa le foto? Sì, vi confermo che questo è un camera phone a tutti gli effetti. Allora, le foto vengono bene. Secondo me tutto il sistema godrebbe di un piccolo aggiornamento correttivo. Partiamo dalle cose, diciamo, negative, ovvero che ci sono alcuni scatti con leggero micromosso e alcune foto con un po' troppo contrasto, ma sto andando a fare il pignolo, perché gli scatti sono veramente, veramente notevoli. Tra l'altro il micromosso non è una questione di velocità di scatto, perché, o almeno potrebbe essere una questione di velocità di scatto, ma non è una questione di incapacità delle fotocamere di fare belle foto
con poca luce, perché potrebbe succedere anche con buona luce. Però guardatele queste foto, io a parte appunto una, forse massimo due con del micromosso che non ho pubblicato, le altre sono notevoli e tra l'altro è velocissimo a scattare, proprio a dimostrazione che quando succede è palesemente un bug. Giusto per dire le cose come stanno, questo con poca luce, con penombra, fa delle foto molto più, scatta molto più velocemente e quindi ha foto molto più nitide, per esempio di un S25 Ultra, che rimane un po' il suo problema principale. Belle anche le grandangolari, belle con le due fotocamere zoom, secondo me la 4.3x è un passo avanti rispetto alla 3x, quindi in molti casi forse la 3x potreste non usarla, però per esempio per i ritratti non si usa la 4.3x ma si usa la 3 e devo dire, nella maggior parte dei casi almeno, nessuno ve lo vieta, e devo dire che veramente bene, cioè non c'è molto da dire, assolutamente la resa di questi scatti è notevole, è un camera phone, anche la selfie finalmente non è malissimo, non è la fotocamera migliore che c'è, ma non è male, quindi tiene il passo. C'è anche un editore AI per migliorare un po' con le AI le foto, ma secondo me non è per niente il fulcro di questo dispositivo. Può ancora migliorare con un aggiornamento, ma è assolutamente un camera phone. Tra l'altro è anche proprio come sono pensate queste fotocamere, è l'unico smartphone che ha due fotocamere zoom, di cui quella con lo zoom più spinto, una 200 megapixel, che quindi può spingere ancora tantissimo. Veramente molto bene. Ebbene anche i video, devo dire, si fanno in 4K 60 ma anche in 4K 120 per un massimo di 6 minuti, però c'è un limite. Si fanno, scusate, in 8K 30 fps, si possono fare in log a 10 bit e i video, li state vedendo, sono incredibilmente stabili, veramente molto molto buoni. Insomma, per me il comparto fotografico, per quanto possa essere ancora perfezionato, ci sono piccoli margini di miglioramento, è uno dei migliori in assoluto, se non forse il migliore in assoluto. Ci starebbe magari più avanti anche un nuovo ci starebbe magari anche più avanti un nuovo confronto fotografico che tenga anche lui in conto. Sulla parte gaming potremo anche andare veloce, parlo magari un pochino dell'audio, che è molto buono, non è il più potente in assoluto, ma la qualità, devo dire, è assolutamente buona. Curiosità, sugli smartphone super top Xiaomi non mette l'audio 200%, chissà perché. Perché? Perché è una cosa futile. Qui la qualità è reale, non serve nessuno 200%. La resa in gioco è fantastica, scalda un pochino, come vi dicevo, predilige la potenza al risparmio energetico. Guardate gli FPS che sono veramente quasi inchiodati vicino ai 120. Cerchiamo di volare bassi per non farci vedere dai nemici o per non essere colpiti dai nemici. La resa è veramente spettacolare, c'è ovviamente il ray tracing attivo, vabbè, parliamo di comunque uno Snapdragon 8 Elite, qui qualcuno mi sta cercando di abbattere, parliamo comunque, aiuto, di uno Snapdragon 8 Elite con 16 GB di RAM, niente, direi che vedere mi hanno visto, proviamo a fare un po' di manovre evasive, vedete la fluidità è molto molto buona, proviamo a volare ancora più bassi, niente, mi hanno colpito e direi che non ci rimane altro che morire con onore, magari schiantandoci sulla nave nemica, non ce la faremo e quindi usciamo così lasciando i nostri compagni in balia dei nemici. La batteria, al contrario della versione cinese, qua dentro la batteria non è al silicio carboneo, la batteria è una 5410 mAh, che è commisurata alle dimensioni di questo dispositivo, e l'autonomia è buona, non eccezionale, proprio in virtù del fatto che se lo usate tanto lui spinge, ma è uno smartphone che con utilizzo medio 1 giorno e mezzo lo fate, con utilizzo intenso fate un giorno, con utilizzo veramente stress potreste dovergli dare una botta di ricarica appena prima di uscire, magari dopo cena, basta veramente pochi minuti per avere sicuramente fatto un rabbocco più che sufficiente. Perché? Perché la velocità di ricarica è 90 watt cablato e 50 watt wireless, quindi ancora una volta Xiaomi stupisce sulla velocità di ricarica. E questo era Xiaomi 15 Ultra, un vero e proprio camera phone, un vero e proprio premium phone, uno smartphone veramente, veramente notevole. Ancora una volta, ma quest'anno più del solito, è
decisamente più rifinito. Ho detto in vari punti che un aggiornamento potrebbe giovargli, ovviamente io sì, c'è questo aggiornamento che arriverà in questi giorni che sicuramente proverò e nel caso aggiornerò la recensione scritta sul sito. Per il resto ovviamente io non posso fare recensioni basandomi su promesse di miglioramenti, ma non che questo smartphone abbia bisogno di chissà quali miglioramenti. Ci sono degli aspetti in cui con un aggiornamento comunque potrebbe migliorare, bisogna rendergliene atto. È uno smartphone che mi è piaciuto tanto, mi sono divertito tanto a utilizzarlo e spero in parte di divertirmi allo stesso modo con il piccolino, anche per una questione proprio di dimensioni, essendo un pochino più compatto. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche per sapere quando arriverà la recensione anche di quello. Ma quindi però in tutto ciò quanto costa questo Xiaomi 15 Ultra? Tenetevi pronti, 1499 euro, ma 1699 euro per la variante incredibile, assurda, da 1 terabyte. Sono prezzi da premium phone, sono prezzi in linea con Samsung, in linea con Apple, in linea con i veri big, ma qui di tecnologia ce n'è tanta, anche con tanta tecnologia che altrove non abbiamo trovato affatto. Penso al sensore da 1 pollice, penso al Bluetooth 6.0 anche banalmente, ma anche al display 2K, insomma ce n'è abbondantemente di tecnologia qui all'interno. Sono prezzi però non per tutti, anche Xiaomi probabilmente lo sa ed è per questo che il bundle, io lo sapete, non sono un grandissimo fan dei bundle, delle promo di lancio, questa è così ghiotta che posso, diciamo, passarci un po' sopra. Fino al 31 di marzo, in omaggio viene dato il kit fotografico che avrei tantissimo voluto provare insieme a questo smartphone. L'anno scorso lo provai insieme allo smartphone e cambiò la mia esperienza d'uso in positivo sulla parte fotografica. Qui ero già positivo, chissà come sarei stato se avessi provato anche il kit fotografico. Poi, in omaggio, lo smartwatch Watch S4, nuovo, di pacca, presentato oggi, che purtroppo non sto ancora provando perché è rimasto in Italia, ma arriverà la recensione anche di quello, quindi seguiteci. E poi ancora, se avete uno smartphone da restituire, 150 euro bonus oltre al valore dello smartphone. Se lo comprate su Amazon, 100 euro di sconto. E poi c'era un coupon ancora più grosso che però valeva fino al lancio, quindi nel momento in cui state vedendo questo video quel coupon è scaduto, dovevate, diciamo, pre-registrarvi. Quindi con tutte queste cose insieme il prezzo scende e il valore di questo smartphone, tra virgolette, aumenta, soprattutto se vi interessava lo smartwatch, il kit fotografico. Se comprate questo vi interessa di sicuro, altrimenti non dovrebbe interessarvi proprio lui. Grazie per essere arrivati fino a qui. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi, attivate la campanella delle notifiche. Un disclaimer finale: questo sample ci è stato inviato da Xiaomi che non ha visto questo video in anteprima, lo sto guardando per la prima volta insieme a voi, non ha fornito input editoriale, non ha fornito compenso economico. Grazie ancora una volta e noi ci vediamo a un prossimo video.